Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo punto che è bello bello facile facile, adattissimo per stole, sciarpe, maglioncini, cardigan, perché è un punto traforato sì, ma abbastanza chiuso, quindi potremmo utilizzarlo anche per la stagione, le stagioni più fresche che verranno più avanti. La spiegazione del punto ve la farò con un altro filato, perché il filato che ho usato per fare quel campione l'ho finito, praticamente ne userò un altro. Per il punto che andremo a fare quest'oggi occorre montare una catenella che abbia un multiplo di 9 più 4. Io ho già realizzato una catenella di 40 maglie, che appunto il multiplo di 9 è 36 più 4 40. Ne faccio una in più per girare, vado in quella subito a sinistra con un punto basso, salgo con 2 catenelle, questo sarà il nostro primo punto alto. Dopodiché ne andrò a fare altri 3 per un totale di 4, quindi un punto alto per le prime 4 catenelle disponibili. Quindi sono 2, 3 e 4. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado a contare 2 catenelle, entro nella terza con un punto basso, rifaccio le 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 2 catenelle, entro nella terza, faccio un punto alto, entro nella catenella successiva con un altro punto alto, in quella dopo ancora con un altro punto alto, e nella quarta faremo il nostro quarto e ultimo punto alto. Praticamente andremo a replicare il gruppo di 4 punti alti in 4 catenelle. Dopodiché ripartiamo con le 3 catenelle, ci sentiamo 1, 2, entriamo nella terza con un punto basso, ancora 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, 1, 2, entro nella terza, punto alto, e rifaccio il gruppo di 4 punti alti su 4 catenelle, quindi faremo un punto alto su ogni catenella per 4 volte. Fatto i 4 punti alti, ripeto le 3 catenelle, salto le 2 di base, entro nella terza con un punto basso, di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 di base, entro nella terza e vado ad eseguire il gruppetto di 4 punti alti su 4 catenelle, uno per ciascuna catenella. E continuo con le 3 catenelle di separazione, conto 1, 2 e 3, entro nella terza con un punto basso, di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, entro nella terza e vado a lavorare le ultime 4 catenelle con 4 punti alti. E abbiamo finito la riga numero 1. Giro il mio lavoro, entro nel punto che ho subito sotto con un punto basso, faccio 3 catenelle di separazione, salto tutti questi punti, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle, il primo disponibile, con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso che ho subito sotto dopo l'archetto e faccio 2 punti alti. Entro nell'archetto successivo con un punto basso. Di nuovo ripeto le 3 catenelle, bypasso tutti questi 4 punti, vado direttamente nell'archetto, faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso che ho dopo quello che abbiamo lavorato nella riga sottostante, faccio 2 punti alti.
mi sposto nell'archetto e lavoro un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, salto questi 4 punti, entro nell'archetto che ho subito dopo, punto basso, filo sull'uncinetto, dopo le catenelle ho questo punto basso qua, entro e ci faccio 2 punti alti, uno e uno che fa 2. Dopodiché mi sposto nell'archetto e faccio un punto basso, 3 catenelle, salto questi punti, entro nel primo archetto disponibile, punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso che ho nella riga sottostante e faccio 2 punti alti. Mi sposto nell'archetto, faccio un punto basso, 3 catenelle, vado a lavorare l'ultimo punto chiudendo questa seconda riga con un punto basso. E abbiamo fatto anche la riga numero 2. Ora andremo a fare la riga numero 3. Saliamo come più ci piace, un punto basso, 2 catenelle, 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso su punto basso. Dovremmo fare il nostro primo punto alto come siamo più abituati. Io ho girato il lavoro, faccio un punto basso, 2 catenelle. Aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a lavorare un punto alto sul punto basso della riga sottostante. Dopodiché qui ho 2 punti alti, vado a lavorare i 2 punti alti. Dopo i 2 punti alti c'è un punto basso, andremo a lavorare il punto basso. Il punto basso con un punto alto. Praticamente abbiamo ripetuto il modulo di 4 punti alti. Dopodiché aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho qua sotto, quello formato dalle 3 catenelle tra i punti bassi, e faccio un punto basso. Di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, qui ho il punto basso, entro, ci faccio un punto alto. Dopodiché ho i 2 punti alti e ci faccio un punto alto su ciascun punto, quindi sono altri 2. Filo sull'uncinetto qui subito dopo il punto basso e faccio un punto alto e diventano 4. Di nuovo 3 catenelle. Qui sotto ho l'archetto e faccio un punto basso. Di nuovo 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso e faccio un punto alto. Dopodiché ho i 2 punti alti, ne faccio 2, un punto su ogni punto, e per ultimo abbiamo un punto basso e ne faccio un quarto di punto alto. 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho qua sotto, punto basso, 3 catenelle e vado a fare i miei 4 punti alti, primo dentro il punto basso, il secondo dentro il punto alto numero 1, il terzo dentro il punto alto numero 2, il quarto dentro il punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che è l'ultimo della nostra riga, di nuovo 3 catenelle di separazione, vado a chiudermi con un punto alto sull'ultimo punto utile che abbiamo a disposizione e abbiamo finito anche la riga numero 3. Ora iniziamo con la riga numero 4, quindi giro il lavoro, entro nel primo
punto che ho subito sotto con un punto basso, filo sull'uncinetto, salto l'archetto di 3 catenelle, vado nel punto basso e lavoro 2 punti alti, mi sposto dentro l'archetto, lavoro un punto basso, ripeto le 3 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo saltando i 4 punti alti che sono in mezzo con un punto basso. Qui ho il punto basso e faccio i 2 punti alti. Mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle, salto questi 4 punti, vado a cercarmi l'archetto e faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, qui subito dopo ho il punto basso che abbiamo lavorato nella riga sottostante, ci entro e faccio 2 punti alti, mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle, salto tutti questi punti, entro nel primo archetto utile, punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso con 2 punti alti, mi sposto, faccio il punto basso, 3 catenelle di separazione, salto da questi 4 punti, entro nell'archetto, punto basso, eseguito il punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso della riga sottostante, faccio 2 punti alti, mi sposto alla fine e vado a chiudermi con un punto basso e abbiamo chiuso anche questa riga. Arrivati a questo punto salgo con quello che sarà il nostro primo punto alto, quindi nel mio caso sto usando punto basso 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a completare il modulo di 4 punti, quindi uno l'abbiamo già fatto, entro nel punto successivo con un punto alto, in quello dopo ancora, in quello dopo con un punto alto, e in quello dopo ancora che è un punto basso con un punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, qui ho l'archetto di 3 catenelle, entro e faccio un punto basso, faccio altre 3 catenelle, qui ho i miei punti, entro nel punto basso e faccio un punto alto, entro in quello successivo e faccio un punto alto, entro in quello dopo e faccio un punto alto. Per ultimo abbiamo il punto basso, entro e faccio un punto alto. 3 catenelle di separazione, qui ho l'archetto e faccio un punto basso. Ancora 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, qui ho il punto basso, faccio un punto alto. Ho gli altri 2 punti e ho fatto i 4 punti alti. 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto con un punto basso, di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a fare i miei 4 punti alti, il primo sul basso, poi lavoro gli altri 2 punti alti con un punto alto per ciascuno, dopodiché entro nel punto basso con un punto alto, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito dopo con un punto basso, 3 catenelle e vado a finire la riga con i 4 punti alti. Arrivati a questo punto giro il mio lavoro, faccio un punto basso nel primo punto utile, quello che ho subito sotto, eseguo 3 catenelle, salto questi 4 punti, entro nell'archetto, il primo disponibile, con un punto basso, dopodiché ho subito dopo il punto basso, entro e lavoro 2 punti alti.
mi sposto nell'archetto successivo, faccio il mio punto basso, 3 catenelle, salto questi punti e faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho qui in mezzo e lavoro 2 punti alti, mi sposto nell'archetto, punto basso, 3 catenelle, salto tutti questi punti, entro nell'archetto, punto basso, filo sull'uncinetto, qui ho il punto basso, ci entro e faccio 2 punti alti, mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle, salto i 4 punti alti, entro nell'archetto con un punto basso, qui ho il punto basso, entro, faccio 2 punti alti, mi sposto in questo archetto qua, punto basso, 3 catenelle, entro nell'ultimo punto utile con un punto basso. Arrivati a questo punto, tutto riparte dalla riga numero 2, cioè questa qua. Punto basso, 3 catenelle, punto basso, 2 punti alti, punto basso, 3 catenelle, eccetera, eccetera. La sequenza si ripete in questa maniera. Ed ecco finito la spiegazione. Vi metto a confronto i due campioni, quello fatto con un cotone un po' più sottile e quello fatto con un acrilico un po' più grosso. In entrambe le soluzioni direi che comunque è un punto che ha un effetto finale davvero molto molto bello. E con oggi è tutto, il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche di tutte le novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.